Pillola rossa o pillola blu? Pillola blu? Fine della storia. Domani ti sveglierai nella tua camera e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa? Rimarrai nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Con queste parole, nel film Matrix, Morfeo chiede a Neo di fare la sua scelta. Eppure, nonostante il peso che possa avere, c'è qualcosa di più importante della natura di una decisione da prendere, più importante della scelta che faremo, è avere la possibilità di scegliere. Tutti i giorni siamo chiamati a fare molteplici scelte. Il più delle volte le facciamo volentieri, ma qualche volta onestamente ne faremo anche volentieri a meno. Ma è proprio grazie alle scelte che facciamo che riusciamo a riempire i vuoti della nostra vita. Esse possono rappresentare lo strumento per colmare le distanze del nostro mondo. Mi chiamo Walter Di Francesco e no, il nome non l'ho scelto io. E sono un mentalista. Questa sì è stata una mia scelta. Come è stata una mia scelta quella di trattare un argomento come il libero arbitrio, un argomento affascinante che tocca tutti, indistintamente. Del resto, la possibilità di fare una scelta libera, seguendo le proprie volontà, è una condizione imprescindibile dell'essere umano e del vivere civile. Lo diceva anche Winston Churchill: la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte le altre, e dunque viva le libere scelte. E già, perché noi non vorremmo che sia qualcun altro a scegliere al posto nostro, giusto? A meno che non si tratti del navigatore satellitare. Anche se può capitare che il dispositivo non sia aggiornato e ci toccherà rimanere per 6 ore fermi in tangenziale. Ma questa è un'altra storia. Dicevo che il più delle volte siamo consapevoli della necessità di dover prendere una posizione in prima persona e sappiamo che se non dovessimo scegliere rischieremo di fare la fine dell'asino di Buridano, che non riuscendo a scegliere tra 2 mucchi di fieno identici, morì di fame. Insomma, quando la vita ci pone davanti a delle sliding doors, sempre per rimanere alle citazioni cinematografiche, possiamo dire che generalmente cerchiamo sempre di fare la scelta migliore, sostenuti dalle nostre convinzioni, consci delle nostre capacità e consapevoli delle conseguenze di ciò che faremo. Che vestito mi metto? Meglio la lasagna o gli spaghetti? Mi sposo oppure no? I bivi sono innumerevoli. Ma prendiamo il classico tiro di rigore. Il calciatore deve decidere se tirarlo a destra oppure a sinistra. E il portiere invece pure. E la scelta sembra essere libera e consapevole per entrambi. Ma le pressioni possono essere enormi. Magari il rigorista ne ha appena sbagliato uno recentemente. E magari il portiere ne ha appena parato uno recentemente. E magari entrambi sono a conoscenza di quanto è accaduto all'altro. E poi c'è la diretta televisiva, lo stadio stracolmo, c'è un tifo infernale. Chissà, forse c'è in palio anche un trofeo molto prestigioso. Tutto questo potrebbe condizionarli. Ma alla fine il calciatore decide di tirare a destra. Ora, non sempre nella nostra giornata ci giochiamo una Coppa del Mondo, ma sembra sempre che esistano delle suggestioni in grado di influenzarci. Possono essere fattori biologici, il nostro stato fisico, le nostre emozioni, possono essere fattori ambientali, sociali, culturali, cognitivi, persino il bieco marketing potrebbe suggestionarci in modo determinante. Insomma, anche quella che pensavamo fosse una scelta assolutamente indipendente e personale, in realtà potrebbe essere stata condizionata da chissà quali elementi. C'è chi sostiene che tutto sia regolato da un Dio onnipotente, che tuttavia ci ha concesso la libertà di scegliere. E c'è chi attribuisce al patrimonio genetico tutto ciò che siamo e quindi tutto ciò che sceglieremo di fare. Anche se, ad esempio, 2 gemelli identici, con lo stesso DNA, ma che vivono in contesti diversi, di fronte alla stessa situazione possono fare scelte addirittura opposte. Insomma, sembra di essere finiti in quel famoso romanzo di Heller, Comma 22. Vittime della diabolica regola che dice: chi è pazzo può chiedere di essere esonerato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di volo non è pazzo. E dunque dove è finito il nostro libero arbitrio? Un essere umano deve avere la possibilità di fare le sue scelte, altrimenti che senso avrebbe la sua vita? Socrate, il grande filosofo greco, pur essendo stato condannato ingiustamente, una volta finito in carcere, rifiuta le proposte di fuga dei suoi discepoli che hanno organizzato la sua evasione. Sceglie di accettare la condanna, perché dice: è meglio subire un'ingiustizia piuttosto che commetterla.
è incredibile. Pensate, sceglie addirittura il tipo di esecuzione che gli toccherà e decide di morire avvelenato con la cicuta. Disse: è venuta l'ora di andare, io a morire, voi invece a vivere. Ma chi tra noi abbia scelto il meglio è oscuro a tutti. Con la sua scelta, guidato da uno scopo superiore, Socrate affronta il più terribile degli avversari, l'istinto di sopravvivenza. Il suo credo sia uno degli esempi più potenti dell'esercizio del libero arbitrio. Se ci pensate, una scelta autonoma, indipendente, che nessuno ha saputo contrastare, né tantomeno prevedere. Ma ho detto prevedere? Vi va di verificarlo insieme a me con un esperimento? Lancerò tra di voi delle palline da ping pong. Chi prenderà le palline, mi bastano almeno 6 persone che dovranno alzarsi, dovrà alzarsi in piedi e giocherà con me. Cerco di lanciarle il meglio che si può. Guarda, perfetto la signora, attenzione a non prenderla nell'occhio, magari qualcuno anche qua. Non c'è. Ecco, chi vuole prendere la pallina la prenda pure. Ecco lì, eccola, perfetto il signore. Se volete alzarvi vedo anche quante persone avete. Eccolo là. Così. Perfetto. Ci sono 6 persone in piedi, alzatevi che ha preso la pallina. 1, 2, 3, 4. Ancora 2 palline? Vai. Il signore, ecco, dietro al signore. 5, si alzi in piedi. Chi ha preso la pallina dietro al signore? Ok, si alzi pure. Ancora una pallina, facciamo di là. Ok, signore, fantastico. 6 persone in piedi le abbiamo. Cortesemente si alzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Ora, torno qua. Partiamo dalla persona, comincio da sinistra verso destra. 6 persone, ma ne vedo 7, quindi qualcuno si sieda. Ok, perfetto. Ottimo. Adesso si siedono tutti, no? Tornare a giocare le palline, no? Mi raccomando. 6, va bene 6. Allora, manca una persona, uno con la pallina si alzi, se no scendo, lo chiedo di alzarsi. 1. Eravate 8 prima. Brava signora, vedevo. Ok. Allora, comincio con te. Ti chiedo di andare a immaginare quello che andrò a suggerirti, ok? Immagina di essere nella periferia di una grande città. Sta arrivando verso di te un pullman. Questo pullman davanti, sulla parte alta, ha un display. In quel display c'è un numero e quel numero è il numero alla quale appartiene la linea di quell'autobus. Con la tua immaginazione, vedendo arrivare questo pullman verso di te, che numero ci vedi scritto? Dimmi un numero dall'1 al 90. 17. 17. Scriviamo pure 17. 17 più. Anzi, grazie poi che mi hai prestato il cellulare, così almeno abbiamo un cellulare con un bel display. 17. Il signore, il suo obiettivo è quello di salire su questo pullman, però purtroppo quando si aprono le porte si accorge che è strapieno di gente, è impossibile salire. Secondo lei questo pullman quante persone trasporta? 52. 52 più 52 più la signora. Ovviamente è impossibile salire sul pullman, quindi siamo costretti a prendere la nostra auto. Si mette alla guida della sua auto, entra in autostrada e mentre sta guidando il suo sguardo va a finire sulle ultime 2 cifre del suo contachilometri, ma non i contachilometri di oggi, quelli digitali, quelli di una volta, quelli con le rotelline che giravano. Il suo sguardo va a finire lì proprio mentre le 2 cifre si stanno allineando. Che cifra vede? Mi dica un numero, dall'1 al 90. 10. 10, più 10. Più. Perfetto. La signora, da lì a poco le viene fame e vede che c'è un cartello che le indica che è vicino a un centro commerciale. Entra in questo centro commerciale, ma scopre che è uno dei centri commerciali tra i più grandi al mondo. La prima cosa che fa è andare a contare quante casse ha il centro commerciale tra i più grandi al mondo. Quante casse conta? 65. 65, più 65, più. Il signore, le viene un po' di fame, entra all'interno del centro commerciale, prende uno snack, va alla cassa e paga. A questo punto la cassiera le chiede di pagare il conto. Che cifra le chiede la cassiera? 4,19 euro. Perfetto, 4 più 19, 24, giusto? 24.
più 23, 65, 23, più 24, 19, 23, più, infine il signore decide a questo punto di recuperare la sua auto e si rende conto che la sua auto è parcheggiata in un parcheggio dove ci sono i posti numerati dall'1 al 90. Alcuni posti sono già occupati, il 17, il 52, il 10, il 65 e il 23. A questo punto sale sull'auto, fa retromarcia e solo in quel momento scopre la sua auto in quale di questi 90 parcheggi era parcheggiata. Che numero vede? 33. 33 più 33 esce 200. Uscirà a tutti 200 perché la matematica non è un'opinione, ma vorrei andare oltre per voi. Vilica, ti vorrei chiedere un piacere. Ti posso chiedere, adesso facciamo più, di andare a toccare in maniera casuale dei tasti. Guarda dove sono più o meno i tasti, toccali in maniera casuale. Ok, per ora hai fatto 1, 5, 0, toccane ancora qualcuno. 1, 5, 0, 4, 1, 4, ancora un paio, dai. 1, 5, 0, 4, 1, 4, 2, 9, corretto? Ok, Quindi sì. scriviamo il numero che hai appena scelto tu, più 15 milioni, te lo da fuori di camera, 15 milioni 041.429, 041.041, 41, 4,29. Adesso facciamo uguale. Ok, uguale, arriviamo a 15 milioni 041.629. 15 milioni 041 629. Un numero assolutamente casuale, ma forse così casuale non è. Perché basta magari guardarlo da un'altra angolazione ed ecco che posso, grazie, 15 milioni 41.629, ma anche 15 aprile alle 16:29 e se non sbaglio è ora. Grazie mille. Grazie mille davvero. Grazie anche del telefono, dopo te lo do. Perfetto. Ma torniamo per un secondo sui 6 numeri che avete scelto. I numeri li avete scelti voi, è corretto? In maniera assolutamente libera. Ma quando siamo portati a scegliere dei numeri? Magari quella volta che siamo in cerca di una vincita che possa cambiarci la vita, tipo un gioco, tipo il Superenalotto. Voi sapete quante combinazioni ci sono per vincere a questo gioco? Una su oltre 620 milioni. Per darvi l'idea della grandezza di questo numero, vi chiedo di immaginare 900 camion di quelli da cantiere. Avete presente quelli col cassone che di solito trasportano terra, grandi? 900 camion in fila, quindi una fila chilometrica di questi camion che arrivano insieme all'interno dello stadio di Fermo. Ognuno di questi camion nel proprio cassone trasporta 700.000 palline da ping pong. 700.000 per ogni cassone, sono 900 cassoni. Quindi noi arriviamo all'interno dello stadio e ci troviamo davanti una montagna immensa di palline da ping pong. Poi arrivo io, ne coloro solamente una di rossa e la metto insieme alle altre. Dopodiché tutti voi vi bendate, entrate bendati in questa montagna di palline da ping pong e al buio prenderete all'interno del vostro pugno una sola pallina. Dopodiché dovete immaginare di uscire da questa montagna, togliervi la benda, aprire la mano e scoprire di aver preso la pallina rossa. Facile, no? Ora, qualche volta gioco anch'io questo gioco. Tipo questa mattina sono stato in Piazza Dante a Fermo con un responsabile del TED che mi ha accompagnato e insieme abbiamo giocato una schedina. Io la mia schedina ce l'ho qua e ve la faccio vedere. Ovviamente dopo pubblicheremo anche la foto della schedina perché abbiamo i testimoni. Questi sono i numeri che avete scelto voi, 17, 52, 10, 65, 23, 33. E qua ci sono i numeri che abbiamo giocato noi questa mattina a Fermo, nella tabaccheria di Piazza Dante, e ve li faccio vedere, vedo anche a favore di camera. Spero che si possano vedere, vediamo se si può inquadrare la schedina. E se vedete c'è esattamente il 10, il 17, il 23, il 33, il 52 e il 65. È un po' come se tutto il TED, in qualche modo, oggi avesse vinto un gioco impossibile, il Superenalotto. Tutto quello che avete visto è reale. Ma quanto è reale la realtà? Decidetelo voi. Io la mia scelta l'ho fatta. Adesso
tocca a voi fare la vostra. Grazie.